Partiamo dai dati che abbiamo. Il 27 di marzo era stato annunciato già ufficialmente dalla TEPCO, ma anche dall'autorità giapponese che che controlla questi livelli, che il superamento era già di 1250 volte nell'acqua attorno alla centrale. Il 30 marzo si era già parlato di livelli di iodio 131 di 3350 volte, il 31 marzo di 4385 volte, e questi sono livelli già, per darvi un'idea, se si bevono 3-4 bicchieri di acqua contaminata 1200 volte, quindi il livello tutto sommato basso rispetto a quello recente del 27 marzo, significa già una dose di millisievert superiore a 1, che è la dose annua. Quindi questo è già il problema. Per di più, il 2 aprile, se non sbaglio, la TEPCO, mi pare la mattina del 2 aprile, aveva dichiarato esserci questa falla famosa di 20 centimetri, da cui usciva acqua con una radioattività altissima. Loro parlavano di 1000 millisievert ora di esposizione a questo tipo di acqua. Allora, il problema era già di fatto molto grave, soprattutto se, come ormai tutti sappiamo, tutto questo vale per lo iodio 131, che ha un'emivita di solito di 7-10 giorni, che significa che nelle catene alimentari dura per un mese e mezzo. Ma il vero problema è sicuramente altro, cioè il cesio, che già almeno 10 giorni fa era stato detto essere a livelli di 527 volte quello che sono i limiti accettabili. Allora, qui sì siamo a un discorso che dobbiamo proiettare nel futuro, perché come sappiamo, se il plancton assorbe il cesio, i pesci di piccola taglia mangiano il plancton e poi via via lungo le catene alimentari, allora qui si rischia una moltiplicazione degli effetti. E indubbiamente questo vale per alcuni pesci che tutto sommato noi sappiamo che il tonno che viene pescato da quelle parti finisce anche in Italia, anche in Europa, quindi non è un problema che riguarda più soltanto il Giappone. Da notare che noi come sempre dobbiamo stare attenti e stare ai dati, però il fatto che lo iodio 131 fosse andato molto al di là del Giappone, già lo sappiamo, nel senso che il New York Times aveva alcuni giorni fa segnalato come sui tetti dell'Università di Berkeley in California avessero trovato livelli di iodio 131 180 volte superiori a quelli consentiti, il che appunto fa pensare che i dati ufficiali ancora una volta sono attendibili, ma fino a un certo punto. Ecco, questo è un po' il quadro. Quindi se per di più a questo punto dicono, perché lo hanno detto ufficialmente, che la falla non è possibile attualmente ripararla e che devono sversare quindi tonnellate di quest'acqua radioattiva, certo che il problema nei prossimi anni si pone in maniera significativa. Ma ancora cosa non comprerei è difficile dirlo. Rifacciamo anche qui un attimo il punto. Abbiamo detto fin dalla prima volta che ci siamo sentiti che il problema per i giapponesi è legato un po' a tutta la catena alimentare, visto che, come ci ricordiamo, per quanto concerne lo iodio 131 negli spinaci e nella verdura a foglia larga, fin da pochi giorni dopo si parlava di 15.000 becquerel per chilo, cioè 8-10 volte i limiti, e da allora la situazione non è certo cambiata. Abbiamo detto a suo tempo, quando ci siamo sentiti la prima volta 10 giorni fa, che il problema sul Giappone, per fortuna dei giapponesi, era stato limitato dal fatto che il vento soffiava verso est, ma questo significa che appunto la contaminazione per quanto concerne il Giappone era stata in qualche modo ridotta da questa situazione meteorologica favorevole. Però bisogna anche dire che la pioggia e la neve aveva portato un problema comunque che non riguardava soltanto gli spinaci, ma indirettamente la catena alimentare, perché per esempio il latte, i formaggi freschi
si era trovato che lo iodio 131 aveva un livello non di 15.000 ma di 1.000-1.200 becquerel per chilo, che significa comunque 4-5 volte i dati. Allora, latte e formaggi è la stessa identica situazione, questo va sottolineato, di quello che già era avvenuto negli anni 60-70 col fallout radioattivo negli Stati Uniti e che era stato enormemente sottovalutato, cioè avevano trovato che anche nel latte materno c'era lo iodio 131 e lo avevano sottovalutato. Ricordiamo sempre che il problema dell'esposizione interna è per certi versi molto più grave che quello dell'esposizione esterna. Sempre in seconda battuta, quindi prima spinaci, poi latte e formaggi, poi la carne, e qui diventa il problema che può riguardare anche noi, perché se abbiamo detto il discorso del plankton e quindi di tutta la catena alimentare che è legata diciamo all'esposizione in oceano e quindi pesci e quindi tonno eccetera, il cesio oltre che nei latticini si concentra, oltre che nel plankton come abbiamo detto, si concentra anche nei muscoli. Noi abbiamo già saputo di livelli di cesio 137 nei muscoli, quindi nella carne. Allora, se dobbiamo fare un quadro per quanto concerne il Giappone dei prossimi anni, al di là dei controlli, io credo che tutta la catena alimentare che verrà, perché poi è un paese che questo lo farà sicuramente in maniera seria, bisogna credo evitare un po' tutti questi cibi e insomma diventa un discorso complesso, perché latticini, formaggio, ok, ma per quanto concerne il cesio, carne e pesce, il vero problema è quello, e siccome carni e pesci girano il mondo, bisognerà che i controlli vengano fatti in maniera veramente attentissima. Il problema vero è quello dei modelli di esposizione. Noi per anni abbiamo valutato i rischi senza andare a calcolare fino in fondo, anche perché non c'erano molte conoscenze, quello che erano le modalità dell'esposizione dei soggetti. Allora, per esempio, facciamo un esempio, il British Medical Journal, che è una rivista ovviamente molto importante e molto attendibile, ha pubblicato un articolo qualche giorno fa per cui il particolato 2,5, che è il particolato fine, e ancora di più il particolato ultrafine, che è lo 0,1, trasporterebbe questi radioisotopi che erano concentrati nel gas, negli aerosol radioattivi, addirittura all'interno delle case, cioè favorirebbe moltissimo il trasferimento. Allora, questo tipo di inalazione, diciamo, di materiale radioattivo fino a pochi anni fa non era noto e adesso comincia a diventare noto. Per cui il timore che tutto ciò che è stato esposto ad altissime quantità di radioattività diretta, perché questo è il problema, è talmente contaminato per cui anche chi venisse a contatto, ovvero portare fuori purtroppo questi organismi così contaminati, potrebbe liberare grandi quantità di radioisotopi, ma qui parliamo delle popolazioni direttamente esposte, non parliamo ovviamente di una contaminazione più ampia. Sono i modelli che stanno cambiando, perché indubbiamente da un lato le modalità di esposizione per inalazione, quindi oltre che per introduzione, e dall'altro il solito discorso che abbiamo fatto anche l'altra volta, che quando l'esposizione viene calcolato per organismi più piccoli e quindi per esempio per i bambini, allora lì il discorso diventa ulteriormente pericoloso, perché per un bambino già basta ingerire alcune migliaia di becquerel e insomma per ricevere una dose, quella famosa dose di cui si parla per un anno. Veramente è difficile valutare. Noi non abbiamo la possibilità ancora, come sapete, di valutare Chernobyl e sono passati 26 anni. Questo in parte perché i dati sono venuti fuori, come sappiamo, lentamente e con difficoltà, in parte perché, insomma, questo non è più un mistero, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dei limiti nella possibilità di offrire dati ufficiali, perché esiste l'esigenza, che poi in parte è politica e va anche compresa, per cui non si possono dare dati che possano allarmare le popolazioni.
Io penso che l'incidente di Chernobyl, per le dimensioni che ha avute e per la purtroppo situazione in Ucraina e in Bielorussia, per cui in quel periodo sicuramente le contromisure sono state assolutamente minimali, è stato un incidente talmente drammatico che probabilmente ha avuto conseguenze superiori. Bisogna dire anche però che a un certo punto diciamo che si è esaurita rapidamente la fase drammatica e con qualche tempo di ritardo è stato coperto il tutto, come sappiamo, in una prima fase con del cemento, adesso pare che verrà coperto ulteriormente, cosa che in Giappone non si può fare, perché fin quando è attiva la situazione e ancora non è definita, se ci sarà una fusione definitiva eccetera, non si può chiudere. Quindi la valutazione la faremo fra qualche mese o addirittura fra qualche anno e bisogna veramente sperare che si riesca, e ancora non è avvenuto, a evitare la fusione definitiva del nucleo di questi reattori. Per cui in questo momento certo bisogna veramente sperare e incrociare le dita che tutto non diventi un dramma come quello, ma non si può fare una previsione. Al momento non si può dire che c'è la stessa situazione di Chernobyl. Speriamo che appunto venga. Comunque guardi, la cosa più importante è, io spero veramente che l'Italia, che come abbiamo detto ormai in tutti i modi, non solo non ha bisogno di queste bombe a orologeria, ma che anche coloro che le vogliono a tutti i costi capiscano che questo è un segnale importantissimo, cioè sono bombe a orologeria per millenni queste. Il nucleare è stato utilizzato per alcuni decenni e ha portato alcuni benefici economici ed energetici ad alcuni paesi, che adesso cominceranno sicuramente a smantellarlo nel giro di alcuni decenni, perché non è mica così facile smantellare una centrale nucleare, con costi altissimi. Ecco, l'importante è che questi paesi non utilizzano quelli che ancora non ce l'hanno come noi, come insomma i soggetti a cui scaricare quello che loro non vogliono più, e l'importante è che noi questo lo si capisca bene, insomma.